Belle, vero? Le immagini che avete appena visto non sono state scattate con un DJI Spark, un Mavic, uno Xiaomi Mi Drone 4K, ma bensì con questo. Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi siamo qui in compagnia di un nuovo mini drone, il TI o CI Dr. X. Nome bellissimo. Come potete ben immaginare dalle dimensioni di questo drone, si tratta di un concorrente diretto del DJI Ride Tello, che abbiamo visto già più volte qui sul canale. Dovrebbe essere qui in mezzo, eccolo qua. Infatti il Dr. X vuole prendere tutte le parti migliori di questo Ride Tello e migliorarle all'ennesima potenza. Il mercato ormai è pieno di mini droni dalle caratteristiche davvero interessanti, però questo Dr. X secondo me è una spanna sopra tutti gli altri. Il motivo? Pensate che è dotato di una cam frontale da ben 8 megapixel, in grado di scattare ottime foto, e avete avuto un'anteprima nell'anteprima ok all'inizio di questo video, e registra anche video Full HD di qualità tutto sommato buona, considerando che si tratta di un mini drone. E anche il prezzo è davvero basso, oscilla tra i 50 e i 70 euro. E c'è una mosca, un'ape, che cos'è? Vai via dalla telecamera! Proprio a tal proposito vi invito ad entrare nel mio canale Telegram qui sotto, dove posterò tutte le offerte aggiornate su questo drone e su tutti gli altri. Siamo attorno ai 60 euro di prezzo medio, quando il Ride Tello ne costa all'incirca 80 e lo Xiaomi Mi 2 mini drone, trovate tutte le recensioni nelle schede qui in alto, ne costa una cinquantina. Però è il drone qualitativamente inferiore rispetto agli altri due, e magari più avanti farò anche un video confronto a 3. Ma bando alle ciance e andiamo subito a vedere più da vicino questo CI Dr. X. Confezione davvero molto elegante, nulla da dire sotto questo aspetto. Sulla parte laterale troviamo alcune caratteristiche principali, come la già citata cam Full HD a 30 fps e l'optical flow per il controllo automatico d'altezza in assenza di GPS, mentre sull'altro lato troviamo il contenuto della confezione, e vi anticipo già che c'è il minimo indispensabile. Sul retro invece troviamo una descrizione accurata delle funzionalità di questo drone, a partire dal sistema VPS per il posizionamento molto accurato sia indoor che fuori casa, sensore barometrico per il controllo d'altezza, giroscopio a 6 assi, ma questa oramai è una cosa comune su tutti i droni, sistema di protezione delle eliche, auto take off e landing, sistema di controllo della batteria fail-safe e la già stracitata cam, che è davvero il punto di forza di questo drone, una 8 megapixel Full HD, mentre il drone è in grado di avventurarsi fino a 50 metri di distanza e 20 metri di altezza. Viene indicato un peso a pieno carico con batteria e paraeliche montati di 85 grammi, e vedremo se corrisponde al vero. Comunque sia, questo Dr. X è la massima espressione di quello che significa selfie drone. Infatti può essere utilizzato unicamente tramite smartphone, non supporta nessun controller esterno e la modalità di volo principale è pensata proprio per i selfie. Comunque ci arriveremo tra un attimo. Nella confezione troviamo un manuale molto completo in varie lingue, ovviamente non è presente l'italiano. Comunque abbiamo una guida per il montaggio dei paraeliche e la sostituzione delle eliche, e un QR code che ci sarà indispensabile per scaricare l'applicazione sul nostro smartphone iOS o Android. Queste api, non si tratta di una PK, in quanto è disponibile subito sul Play Store o Apple Store. Abbiamo ovviamente i paraeliche molto leggeri e facili da montare, mentre qui sotto il classico cavetto di ricarica micro USB. Purtroppo, come al solito, non è presente nessun caricabatterie, però possiamo usare tranquillamente quello del nostro smartphone. Batteria da 3.7 volt 650 mAh, che permette un'autonomia di volo non elevatissima, siamo attorno ai 7-8 minuti, con
registrazione attiva scendiamo sui 6 minuti circa. Comunque le batterie di riserva non costano molto e vi consiglio di comprarne qualcuna. 4 eliche di ricambio, un piccolo chiavino per la sostituzione delle stesse eliche e ovviamente Dr. X, il drone di questa recensione. Realizzato davvero molto bene, tutto in plastica, i motori sembrano essere abbastanza robusti e le eliche sono posizionate in una maniera un po' particolare. Come potete vedere c'è circa 1 millimetro di spazio tra il motore e l'elica stessa. Sulle parti laterali non abbiamo nulla a parte il nome TI, mentre sulla parte posteriore troviamo l'ingresso micro USB per la ricarica e un'altra grande differenza rispetto al DJI Ride Tello. Infatti su questo Dr. X è possibile installare una micro SD fino ai 64 GB, quindi tutte le foto e i video che andremo a realizzare saranno conservati sulla memoria esterna invece che sulla memoria interna come accade sul Tello, che proprio per questo motivo rende i video quasi inutilizzabili. E ovviamente abbiamo anche l'ingresso per la batteria, molto semplice da inserire e da rimuovere. Mentre nella parte inferiore troviamo l'ottica per il posizionamento, che è posta in maniera insolita rispetto agli altri droni che ce l'hanno sostanzialmente sempre nella parte centrale, invece qui è laterale, molto particolare, però funziona comunque molto bene. I sensori barometrici per il controllo d'altezza e un singolo tastino per l'accensione del drone, che ci verrà indicata dai suoi occhi LED lampeggianti. Sulla parte frontale invece abbiamo il pezzo forte di questo drone, ovvero l'ottica da ben 8 megapixel. Purtroppo si tratta di un'ottica non inclinabile, comunque si riescono a scattare ottime foto in quanto è posta inclinata di circa 40-45 gradi verso il basso. È davvero molto resistente, quasi indistruttibile, in quanto come vedete i bracci sono quasi gommosi. Montare paraeliche, cosa che vi consiglio di fare in quanto si tratta di un selfie drone che utilizzerete molto spesso anche in casa, è davvero molto semplice. Vanno ancorate semplicemente sulla parte esterna dei motori. Andando a paragonare il DJI Ride Tello e il CI Dr. X, le dimensioni sono praticamente identiche, con il Dr. X che è leggermente più grande con i paraeliche montati, in quanto sono ovviamente più voluminosi del drone DJI, mentre per il resto cambia davvero poco, colore a parte. Una cosa assurda è il peso. Infatti se il Dr. X viene indicato come drone da 85 grammi sulla scatola, e andandolo a pesare scopriamo che il peso reale è davvero 85 grammi, mentre il DJI Ride Tello pesa, pensate un po', anche lui 85 grammi. Per misurare il peso ho utilizzato un bilancino molto comodo acquistato da Gearbest, ve lo consiglio, lo trovate anche lui nei link qui sotto in descrizione. Comunque sia, torniamo al Dr. X e alla sua applicazione, che come vi ho già detto la trovate direttamente sul Play Store. Prima di tutto dovremo accendere il drone tramite il tastino inferiore. Una volta acceso, con il nostro smartphone dovremo collegarci alla sua wifi e fatto questo avviare l'applicazione, che si presenta davvero molto bene. È possibile subito aggiornare il drone dalla schermata principale e andare a volare. L'interfaccia è davvero molto semplice, pulita, mi piace molto, e abbiamo varie funzioni che vediamo insieme. Innanzitutto la possibilità di calibrare il drone, mi raccomando fatelo alla prima accensione. L'arresto di emergenza del drone, che è una funzionalità davvero indispensabile, comodissima, imparate ad usarla perché salverà il vostro drone in tantissime occasioni. Ad esempio quando avete calcolato male la forza del vento, il drone inizia ad allontanarsi, voi spegnete i motori immediatamente con questa funzione, con la E rossa, e il drone precipita, quindi senza andare a perderlo. Poi abbiamo la capacità della micro SD, la qualità della connessione wifi al drone, la batteria residua, l'auto take off, non è possibile far decollare il drone manualmente, la possibilità di scattare foto e registrare video e accedere ovviamente alla libreria di foto e video realizzati. Gli stick virtuali sono stick virtuali
virtuali comodi nei limiti di questa tipologia di controller. E anche le impostazioni sono davvero molto semplici. Abbiamo la possibilità di controllare il drone con i joystick virtuali mostrati prima, oppure con gli accelerometri del nostro smartphone. Possiamo scegliere tra due velocità. Io vi consiglio di usare sempre velocità massima, sia perché questo drone non è molto veloce e se lo usate all'aperto e c'è molto vento è importante che riusciate a contrastarlo con la massima velocità del drone. Ecco qui la selfie mode di cui vi ho già parlato pochi minuti fa. Sostanzialmente, andando ad attivare questa modalità, avremo una sorta di headless mode. Infatti faremo partire il drone rivolto verso di noi e lo controlleremo in questo modo. Ad esempio, muovendo lo stick destro in alto, il drone non andrà, come succederebbe normalmente, verso la parte frontale, ma andrà verso l'esterno. Quindi è una modalità molto comoda se volete utilizzare il drone per farvi un selfie al volo. E possiamo anche cambiare la configurazione degli stick in base alle esigenze. C'è da dire che questo drone non possiede degli automatismi o delle modalità di volo molto particolari. Infatti, oltre al volo manuale e l'auto take off, abbiamo solo la possibilità di far ruotare questo drone di 360 gradi sul suo asse. E in volo questo drone come se la cava? Beh ragazzi, potete giudicarlo voi stessi da queste immagini. Il drone è davvero stabilissimo anche con un po' di vento, non regge il vento forte come qualsiasi mini drone, quindi non utilizzatelo quando ci sono dei tifoni, degli uragani, mi raccomando, utilizzatelo solo in assenza quasi totale di vento. Comunque è molto stabile, se la cava davvero molto bene e non rischierete quasi mai di perderlo. Inoltre i paraeliche sono molto utili per evitare danni a cose o persone. Però il punto forte è la fotocamera. CI è un marchio che è noto per la qualità delle sue action cam, sono action cam economiche ma comunque di buona qualità, e ha trasportato la sua qualità con le ottiche anche in questo piccolo drone, che come potete vedere da questi scatti di prova se la cava davvero alla grande. Le foto sono davvero molto definite, sia con una buona quantità di luce sia al chiuso dove la luce è inferiore. Ho voluto paragonare il Dr. X al DJI Rise Tello tramite alcune foto e video che state vedendo scorrere in questi istanti per farvi capire appieno la qualità di questo piccolo drone. Se vi interessa un confronto più spinto tra questi due droni, non vi resta che dirmelo qui sotto nei commenti. In conclusione ragazzi, questo TI Dr. X è un drone dalle qualità fotografiche davvero eccellenti per la sua categoria. Lo giudico un livello superiore rispetto al DJI Rise Tello, che però ha qualche minuto in più di autonomia, ha più funzionalità di volo, però la qualità della cam è decisamente superiore sia per le foto sia per i video. Full HD qui 720p sul Tello è superiore, dicevo, sul Dr. X. Questo grazie anche alla possibilità di inserire una micro SD, cosa che purtroppo non è possibile fare sul Tello, che quindi va a registrare specialmente i video in streaming con una netta perdita di qualità. Quindi se non vi interessa un drone professionale ma volete un semplice selfie drone per farvi qualche bella foto quando siete fuori casa, in gita, in vacanza, magari con la vostra ragazza, questo TI Dr. X secondo me è il drone giusto per voi. Peccato per l'autonomia della batteria, che comunque viene compensata da una qualità fotografica davvero molto buona. Se volete acquistarlo trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video. Store di riferimento come sempre Gearbest, e il suo prezzo oscilla tra i 50 e i 70 euro. Per restare sempre aggiornati su tutti i coupon di questo drone e non solo, entrate nel mio canale Telegram delle offerte linkato qui sotto in descrizione, insieme ai link per entrare anche nel mio gruppo Facebook di droni e tecnologia. Se siete appassionati entrate, e canale Instagram. Bene ragazzi, direi che questo può essere davvero tutto. Se volete supportare questo canale non fate mancare un bel like, un commento, una condivisione e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Se volete una comparativa a 3 oppure a 2 fatemelo sapere anche in questo caso con un bel commento. Alla prossima e ciao ragazzi!